Ora ascoltiamo. Bene, ora restiamo sempre sul tema del rapporto tra infrastrutture e sviluppo locale. La volta del professor Michael Pagano della University of Illinois, che presenta un intervento dal titolo Gli investimenti in infrastrutture come strategia di sviluppo locale. Appena. Grazie. È un onore di tornare una volta più a mezzogiorno come deputato di Puglia. Grazie. E grazie a Francesco per l'invitazione. E ora? English. Ok. The first, I am a second generation Italian. Per la prima cosa da dirvi è che sono un italiano di seconda generazione. My first visit to La mia prima visita Italy in Italia was to spend the summer è stata per passare delle vacanze estive at the Biblioteca del Mezzogiorno alla biblioteca del Mezzogiorno in Rome. a Roma. I learned more about the Mezzogiorno Ho than I imparato did about tantissimo nel Mezzogiorno the TVA. I learned more about the Casa per il Mezzogiorno. e ho imparato anche molto della Cassa per il Mezzogiorno. While a student, it was at that time that I met In quel periodo da his studente interest in il Mezzogiorno, ho incontrato investment in regional economic development. una serie di concetti che mi hanno portato poi a quello che è stato il mio investimento accademico. And so I want to put my La presentation mia on local presentazione infrastructure parlerà di infrastrutture locali nel contesto of the American dell'evoluzione state. degli Stati Uniti. The United States Negli is Stati known Uniti. as a country that favors free enterprise, È un paese noto per public l'investimento minimo pubblico, per il sostegno alle imprese e per una bassa tassazione. At the beginning of the Republic, All'inizio della Repubblica, the United States gli Stati formed Uniti avevano the Bank formato of the United la States. banca, avevano creato la Banca degli Stati Uniti And for the first 50 e per i years, primi of the 50 anni Republic, della the Repubblica United States gli Stati owned Uniti its own bank. avevano mantenuto la loro banca. During the first 60 to 80 years Nei of the primi Republic, 60-80 anni della nearly Repubblica, every quasi state in the ogni United Stato States della Confederazione invested in aveva railroads, investito in canals, canali, and communication. ferrovie e comunicazione. The bank's investment was in productive activity. L'investimento bancario è una Between attività produttiva. 1850 Tra il 1850 and the Great Depression of the e la 1930s, crisi del 29 there was very little government ci sono regulation state or intervention. un limitato in the numero economy. di intervento o di intervento dal punto di vista normativo. The exception is during the Con early un'eccezione 1900s with the progressive era all'inizio del of 1900 regulation dove delle of normative sul lavoro minorile the creation of a new sono state messe sulla national bank creazione di una called the nuova Federal banca Reserve chiamata Federal Reserve that controls che controlla monetary policy. le politiche monetarie nel nostro paese. With the Great Depression, Con la crisi del 29, as my colleague Raffaele Nanetti come indicated, ha già detto il mio collega, came experimentation one time more si è iniziato a in government sperimentare ancora una volta investment in in più productive nelle activity. attività di investimento e produttive.
The Tennessee Valley Authority is one L'autorità of those del Valle del Tennessee, del bacino del Tennessee, aveva considerato la capacità produttiva e l'investimento, what makes the Tennessee Valley e Authority quello che rende questa a autorità fascinating case un caso is that affascinante it è included che parts of includeva many una states in the parte United di States. molti stati nella Confederazione degli Stati Uniti. When the Republic was created Quando fu creata in la the 18th Repubblica, century, it was founded on the nel XVI principles secolo, of si basava sul federalism. principio del federalismo As such, e in quanto states tale created gli stati avevano municipalities. creato municipi Only esistono because solo the e states esclusivamente allowed them to perché exist. lo Stato aveva consentito loro di essere, And cities e le have città any avevano authority over qualche tipo taxation di because the states autorità have granted them access anche sul to livello di taxation. tassazione, proprio perché avevano avuto la possibilità di farlo dal governo centrale. In the 1960s, Negli anni with the 60, presidency of con la presidenza John di Kennedy Kennedy and Lyndon Johnson, e came Lyndon a new set of Johnson, social è arrivato si avviò una nuova serie di sperimentazioni sociali a livello nazionale e non certo a livello regionale, e la maggior parte di queste avevano a che fare con il welfare and very little e investment in pochissimo con productive la capacità capacity di of the United investimento States. produttiva degli Stati Uniti. In the last 50 years, Negli ultimi 50 I would anni characterize most of the io state direi che investment l'investimento in statale economic development in the si è United States caratterizzato soprattutto as originating nell'investimento with economico infrastructure. Dal punto di vista di finanziamento alle infrastrutture. To give an idea of how Giusto per important darvi un'idea infrastructure di investment quanto is, sia importante l'investimento per le infrastrutture, per i comuni, the federal government il governo invests federale investe $200 billion 200 milioni di dollari, in capital assets, including military inclusi assets. anche le operazioni militari. States invest Gli about stati $100 investono billion 100 milioni di dollari and local governments e i invest governi locali $211 investono billion. 211 milioni di dollari. Of the three levels of government, local governments A 3 invest livelli more locali in infrastructure il governo locale investe di più in infrastrutture rispetto al governo federale, ovviamente. and in fact there are Ovviamente ci 19,492 incorporated municipalities 19.400 in the United circa States today. municipi negli Stati Uniti. What makes municipalities somewhat different Ciò in the United che States than rende most i other countries, comuni diversi negli including Stati Italy, Uniti rispetto agli altri paesi, compresa l'Italia, is they è rely che very little on hanno transfers from higher levels of government. non fanno affidamento a risorse economiche che vengono dal governo As this centrale. slide E indicates, come indica questa only diapositiva, 5% soltanto il of total 5% municipal revenue delle entrate is a dei transfer from the federal comuni government. arriva dal governo federale. Approximately Circa 22% il is a transfer 22% from state governments deriva to dagli municipalities. stati ai And the comuni remainder e il is the resto responsibility of è the semplicemente municipality una to responsabilità impose taxes, del comune, il comune che può collect imporre tasse, to raccogliere impose fines, multe per to esempio, collect proventi da multe revenue, o as entrate, Francesco Bocci come ha mentioned, detto in places Bocci like tax increment precedentemente, financing. a livello locale. The purpose of my paper Lo scopo della mia is to presentazione examine the è di institutional esaminare constraints i limiti on municipal istituzionali policymakers, su on chi city prende officials, le decisioni a in livello allocating cittadino funds for nella infrastructure stanziamento di and fondi infrastructure per le responsibilities. infrastrutture e le responsabilità relative alle infrastrutture. So this is a report that takes a very Questo, different perspective on how to mia understand analisi the si fiscal ha behavior un controllo, of diciamo, da più municipalities. punti di quello che è il comportamento fiscale dei comuni. Most studies Molti identify studi either identificano the per sia capita income il of the reddito pro capite municipality del comune as a measure of its wealth, come misura del and benessere, compare that diciamo, to how much the city spends, in paragone a quanto la città spende,
E questo rapporto ha una prospettiva di tipo diverso e si chiede quali sono i limiti del comportamento di chi prende le decisioni a livello locale nel finanziamento delle infrastrutture. I miei colleghi ed io abbiamo considerato 3 ampie categorie di vincoli. Il contesto intergovernativo o l'effetto di limite dello Stato sul comportamento del comune e questo effetto si esercita in 3 diversi modi. Prima di tutti l'accesso all'autorità fiscale, definite sia come tassa sulla proprietà o tassa sulla vendita al dettaglio o tasse sul reddito. I comuni negli Stati Uniti possono, come dire, fare affidamento su una o su tutte e 3 queste fonti. Quasi il numero complessivo di oltre 19.000 comuni ha una tassa impone una tassa sulla proprietà e il 55% di questi impone una tassa sulla vendita al dettaglio e meno del 10% invece ha la capacità di imporre tasse sul reddito. La seconda categoria di vincoli è chiamata limite di tassa e spesa. In altre parole, lo Stato limita la crescita in termini di entrate fiscali o le dimensioni della raccolta fiscale e quindi l'imposizione fiscale e in qualche modo restringe la crescita nella spesa, che ha un limite sulla spesa. E la terza area è la quantità di fondi trasferiti dal governo centrale ai comuni. E quest'ultimo appunto non verrà considerato nella mia presentazione. Altro vincolo importante sulla capacità e la modalità di spesa del comune che le città, il modo in cui le città riescono ad ottenere dei proventi è limitato dalle dimensioni della base economica della città stessa. Le città che stanno vivendo un momento di difficoltà ovviamente non hanno grandi entrate, ma le città che crescono hanno ovviamente un numero di entrate superiore. E il punto che volevamo però sottolineare sia io che la mia collega è che quello che è importante valutare non è la base economica di un comune in sé per sé, ma le connessioni tra l'autorità di tassazione del comune e il fatto che il comune faccia affidamento solo su una o 2 fonti per ottenere, diciamo, dei fondi. In altre parole, vi faccio un esempio pratico, una città che dipende molto dalle tasse sulle vendite potrebbe non trarre beneficio se le vendite al dettaglio sono stagnanti, mentre invece crescono le tasse sulla proprietà o sul reddito. Una città che fa affidamento sulla tassa di proprietà, viceversa, potrebbe non avere alcun beneficio se i redditi aumentano e le persone acquistano delle proprietà altrove. Il terzo limite sul comportamento fiscale dei funzionari cittadini è la domanda dei servizi da parte dei residenti e dei cittadini, che è la variabile più importante, la principale.
I miei colleghi hanno disegnato in qualche modo questa analisi secondo 3 diversi parametri di ideologia locale. Le città democratiche spendono di più, per esempio, e perciò non hanno molto spazio di spesa o di crescita in futuro. Le città con un elevato livello di sindacalismo spendono di più rispetto invece ad altre città che non hanno questo tipo di approccio. E c'è la capacità di acquisto, di spesa di ciascun cittadino. Usiamo questo rapporto che dà la misura della capacità di acquisto. Tanto più alto è questa capacità, tanto più è alta la richiesta di servizi. Questo progetto richiede anche molti dati e perciò abbiamo limitato questa campionatura a 100 città. Queste città sono identificate sulla mappa a secondo di quella che è l'autorità fiscale. Le città in rosso hanno accesso solo ed esclusivamente alle tasse sulla proprietà e nessun altro tipo di imposizione. Le città in giallo hanno un reddito che arriva dalle tasse sulla proprietà ma è di un altro tipo di tassa, e le città in verde invece hanno accesso alle tasse su proprietà sulle vendite e anche sui redditi. Velocemente abbiamo fatto un test per ciascun gruppo di città. In questo caso questa è la variabile sulla domanda. Vedete che ci sono alcune città le cui entrate durante la depressione sono aumentate, e soprattutto nelle città con una capacità di domanda più elevata rispetto a quelle con una domanda più contenuta. E la variazione su PPE, che PPE è Property, Plant and Equipment, cioè proprietà e attrezzature. E questo è un valore, una misura dell'età dell'infrastruttura. Vedete con città con una domanda bassa crescono, sono diventate più vecchie, per così dire, durante la crisi del 29, che indica una manutenzione che non è stata, diciamo, molto adeguata, perché se la crescita aumenta velocemente nel PPE e ovviamente la manutenzione viene poi ritardata. Dividere le città sulla base fiscale, c'è un allineamento tra le strutture fiscali e la base economica vera e propria della città. Si vede in questa diapositiva che la variazione negli asset fissi, o quindi delle immobilizzazioni, aumentano per quelle città che hanno una connessione inferiore o più debole rispetto alle città che hanno una forte connessione con la base economica, e che l'età dell'infrastruttura non cresceva allo stesso modo per le città che avevano invece una base fiscale più forte rispetto ad altre città con una base fiscale inferiore. Infine abbiamo considerato un limite di misura fiscale, il gap tra
quante città raccolgono tasse sulle proprietà e quanto possono di fatto raccogliere. Quindi quelle città che non hanno questo gap sulle tasse di proprietà hanno aumentato le mobilizzazioni del 14%, ma quelle con un gap hanno aumentato il valore del 19%, quindi c'è una differenza abbastanza evidente. Le città dove la tassa di proprietà ha un'età delle infrastrutture è più elevata, mentre invece l'altra categoria ha una età diciamo inferiore in termini di infrastrutture. Questo progetto sullo spazio delle politiche fiscali porta a due ipotesi di tipo diverso. La prima è che le città con più vincoli, più limitazioni, vedranno un limitato cambiamento nelle immobilizzazioni rispetto ad altre città che hanno uno spazio fiscale più ampio. Allo stesso modo, l'età media delle infrastrutture durante la recessione per le città con il più alto vincolo sarebbe stato più elevato rispetto alle altre città con vincoli meno forti, per così dire. Quindi le città sono state raggruppate in 4 categorie. E per la seconda ipotesi dell'età delle infrastrutture, l'ipotesi viene confermata di fatto. Le città tanto più sono limitate, tanto più l'età delle infrastrutture diciamo, è elevata. Tranne che un solo caso. Che diciamo, nell'altra categoria ha visto crescere l'età delle infrastrutture più che nelle altre. E la ragione di questo era che tutte le città con minori vincoli avevano anche le infrastrutture più giovani, l'età media era circa 12 anni. Le città con più vincoli invece avevano un'età media infrastrutturale di 17 anni. Quindi queste città hanno, nella prima categoria, hanno visto crescere le infrastrutture semplicemente perché l'età è più alta e non rispetto alle altre 3 categorie. Per i cambiamenti in queste mobilizzazioni, tutto questo era in linea con le aspettative, cioè le città con meno vincoli avevano visto la crescita più elevata in termini di mobilizzazioni. Per concludere, abbiamo un paio di osservazioni. Lo scopo di questo progetto sulle politiche fiscali delle città è di riconsiderare l'ambito di discussione su come le città di fatto prendono delle decisioni e comprendere le dinamiche comportamentali delle decisioni prese a livello cittadino. Secondo punto, anche se c'è un sostegno dal punto di vista federale o governativo, anche se ci fosse $1 su 4 per i comuni, questo si basa sulla formula che non si considerano ovviamente i limiti che avevamo identificato invece nella nostra analisi. Se il governo federale e statale vogliono ridefinire i programmi di finanziamento, devono avere diciamo, una considerazione di questo aspetto per avere successo.
Terzo punto, che delle 19.000 città considerate sono come i nostri bambini, sono uniche, e metterle insieme come una e parlare di comuni da soli in qualche modo non è in grado di di rendere bene l'immagine della grande diversità delle città americane. E infine l'investimento nello sviluppo economico è un'attività fondamentale del governo cittadino, non soltanto in termini di pianificazione ma anche di finanziamento attraverso le autorità di tassazione comunale. Un'osservazione finale è la seguente, e direi quindi, concludendo, che per via della natura estremamente decentralizzata del sistema federale americano, una politica di coesione nel settore infrastrutturale sarebbe molto difficile per noi. Grazie.